Buongiorno, benvenuti a tutti. Io sono Beatrice e sono contenta che siate qui con me oggi perché oggi voglio parlarvi delle legature. Allora, innanzitutto, che cosa sono le legature? Le legature sono quei tratti in uscita di una lettera che servono per legarci alla lettera successiva. Quando impariamo a scrivere, il primo passaggio è quello di imparare i tratti fondamentali delle lettere, anzi, se questo argomento ti interessa, ti rimando all'altro video che trovi linkato. Poi la costruzione della lettera, quindi i tratti che la compongono, poi la costruzione della lettera, poi la costruzione delle parole. Nel momento in cui scriviamo le parole dobbiamo imparare a fare queste legature. Come sono fatte queste legature? Allora, su alcune lettere sono particolarmente semplici, ad esempio, non so, se noi abbiamo una A, sappiamo che già nella sua struttura c'è già un tratto in uscita, che sarà il tratto che ci permetterà di collegarci alla lettera successiva. I problemi nascono quando la legatura usa un tratto che in qualche maniera definisce ed è parte essenziale della lettera stessa. Per esempio, se noi noi scriviamo la lettera S, noi sappiamo che la S è fatta in questa maniera. Quindi ha questo tratto iniziale che parte dal basso e va verso l'alto. Che cosa succede quando noi usciamo con la lettera precedente in alto? Come facciamo a legarci alla lettera S? Se io ho la lettera O e devo collegarla a una lettera S, cosa dovrò fare? Dovrò fare un tratto della O più basso per andare a pescare questa lettera. Quindi in pratica è come se la mia S ha questo tratto che parte molto basso, la O ha questo tratto che parte decisamente alto, devo trovare una via di mezzo tra questo tratto e quindi mi trovo a metà strada vuol dire più o meno, quindi mi alzo un po', abbasso un po' la O e alzo un po' la S e mi trovo per ovviamente giuntare le due lettere. Un'altra considerazione si può fare ad esempio su altre lettere che finiscono con un tratto alto, ad esempio la V doppia. Allora la V doppia corsiva è scritta in questa maniera e finisco così. Allora, come faccio a fare una legatura con questo tipo di lettera? Ad esempio, mettiamo che io debba mettere una lettera M, una lettera N o M, questo ci crea qualche problema. Per quale ragione? Perché la lettera M o N hanno nella loro struttura base questo tratto di partenza. Se io cancellassi questo tratto e facessi solamente questo, la leggerei comunque perché assomiglia a una lettera scritta, diciamo, non so, per esempio in italico. Però vado a perdere una parte fondamentale della lettera, cioè non è un tratto di cui posso fare a meno, a cui posso rinunciare, ci deve essere. E quindi come si combinano questo tratto alto e questo tratto che è in basso? Una delle possibilità è quella di trovare anche qui una via di mezzo. Quindi vado su, scendo e mi allargo un po'. Per quale ragione? Perché una delle funzioni, diciamo, la funzione fondamentale dei tratti di collegamento, delle legature, oltre che quello di creare delle parole, quindi con tutte le lettere che vanno in continuo, è anche quello di permettermi di mettere le lettere ad una distanza ragionevole, quindi ad una distanza in modo da creare una distanza tra una lettera e l'altra, in modo che io le possa percepire nella sua interezza e avere un'impressione comunque di uniformità e di ordine nella parola che io vedo scritta. Poi più avanti vediamo questo discorso. Per quello che riguarda sempre la pratica delle legature, io ho fatto una serie di considerazioni, ovvero noi potremmo avere delle legature che sono ad esempio in alto.
Che legature posso avere in alto? La V doppia, potrei averla con una I, oppure potrei avere, non lo so, una O che si lega a un'altra lettera, quindi tutte quelle che hanno tratti che terminano già alt. Volevo fare un'altra osservazione sulla O. Il discorso delle legature, ci fa osservare una cosa fondamentale di questa lettera. Il modo giusto per scrivere la lettera O è quella di partire in questo punto, cioè più o meno alle 13. Quindi io parto da lì, scendo e risalgo e ritorno in questo punto dove parte il mio ricciolo. Quindi non sono sopra, non sono sotto, ma sono a metà, in modo da potermi permettere eventuali anche varianti e quindi da agevolarmi nel collegamento con le lettere. Un altro tipo di collegamento, quindi un altro tipo di legatura, è quella in basso. In basso è quella che noi facciamo abitualmente, la più semplice, quindi ad esempio, non so, la I con una N, quindi ho il mio tratto della I che in uscita è questo e sale, e il mio tratto della N che dal basso va a completare la lettera. Quindi naturalmente queste due lettere si trovano a metà, si giuntano, proprio perché si ritrovano una la prosecuzione dell'altra. Oppure in basso potrei giuntare, non so, la R con una A, e qui di difficoltà non ce ne sono, perché anche in questo caso io ho il tratto della mia R che naturalmente va verso l'alto e va a coincidere in pratica con il tratto della mia A, quindi le mie lettere non vengono minimamente snaturate da quella che è la loro struttura, ma vanno a coincidere i due tratti, quindi quello di uscita e quello di entrata di due lettere. Un altro problema invece posso averlo nel caso in cui ho delle legature che incrociano. Chiudo con un tratto basso e devo partire con un tratto alto, oppure chiudo con un tratto alto e devo partire un tratto basso. Quindi incrocio praticamente alto e basso. Per esempio io faccio una O, ad esempio con una P. In questo caso, benché il tratto della mia P non sia quello che la lettera avrebbe se fosse singola, perché partirebbe in questa maniera, in realtà assolutamente non vado a inficiare quella che è la struttura della mia lettera, anzi la leggo perfettamente, quindi va benissimo. Un'altra legatura potrebbe essere quella della O con la lettera R. Qui devo fare un po' una via di mezzo, nel senso che la R ovviamente partirebbe così e invece devo trovare una situazione intermedia e adattarmi al fatto che ci sia una O prima. Ovviamente ci sono legature più complicate, come ad esempio quella della V doppia, che è una delle più complicate, con una S, perché io ho sempre questo ricciolo che dovrei fare in questa maniera, ma che non posso, perché qui così la mia S non la ritrovo più, perché se io dovessi fare la mia S sarebbe così e quindi non ci sono, cioè dovrei eliminare praticamente tutto questo tratto e la mia lettera non si riconoscerebbe più. Allora che cosa posso fare? Devo trovare anche qui una situazione intermedia che mi faccia leggere bene entrambe le lettere, quindi posso fare una cosa di questo tipo. Quindi mi abbasso un po' di più, quindi lo tratto è lo stesso, lo faccio solo un più grande e in più questa S la faccio salire un po' di più. Un'altra legatura che possiamo fare, che magari ci viene così a pensarci, ci crea qualche problema, ma in realtà di problemi non ne crea, è quello con la X. Allora la X in corsivo è così. Quindi in realtà non ho nessun problema di legature, per esempio se io la devo legare con la A, faccio una cosa di questo tipo. Oppure se la devo legare con una O,
faccio una cosa di questo tipo. Un'altra possibilità, che prima non ho detto parlando della O e quindi delle legature in alto, è quella di fare la R anziché così, posso farla in questa maniera qui, cioè posso farla così e così, che comunque è molto elegante, molto bella, e potete farla magari quando vi trovate in situazioni un po' più complicate per legarla alle lettere, per esempio OR, OR, quindi può diventare così. Come dicevamo prima, le legature, oltre a permetterci di scrivere una parola tutta collegata, quindi in continuo, e quindi definisce quella che è la qualità fondamentale del corsivo, cioè di essere scritta tutta di seguito, ci permette di distanziare le lettere nella maniera corretta, in modo da poter leggere la parola agevolmente. Se io scrivo questa parola, le legature ci permettono di tenere le lettere tutte alla stessa distanza. Su queste per esempio sono un po' troppo vicine. Quindi questi tratti in uscita ci spingono di solito verso l'alto e lateralmente per creare una distanza. Quindi io vado così. Io spero che questo video, benché breve, vi possa essere stato utile e spero di leggere nei vostri commenti magari qualche riflessione o qualche osservazione, o se volete anche qualche domanda, ben volentieri, se posso rispondere lo farò con piacere. Vi ringrazio di avermi seguito anche oggi e niente, seguitemi ancora su questo canale in modo da trovare contenuti simili a questo se vi possono interessare. Per oggi vi ringrazio di essere stati qui con me e vi aspetto nei prossimi video. Ciao, a presto!